Bentornati sul mio canale. Prima di vedere l'occorrente per il progetto di oggi vi ricordo l'iscrizione che è completamente gratuita, semplicemente YouTube vi avvisa quando vado a caricare delle novità come oggi. Vediamo di cosa si tratta e soprattutto cosa ci serve. Io ho giocato con i colori come vedete, però nulla vi vieta di aumentare questi colori oppure diminuirli, decidete voi. Intanto l'occorrente è l'uncinetto numero 3, il metro, un paio di forbici, dei marcapunti, un ago per cucire se avete necessità e per quanto riguarda il filato stiamo parlando del fiocottone. Chi conosce me conosce anche il fiocottone, è un prodotto che ho utilizzato tantissimo, però non ci si stufa mai perché è liscio, brillante e soprattutto pieno di colori. Per quanto mi riguarda io ho utilizzato il rosa a pelle, se non erro, adesso ve lo dico, sì, è un rosa baby molto light per la parte più lunga del progetto. Io l'ho preso perché avevo proprio voglia di utilizzare un colore molto chiaro. Poi per giocare con i colori ho utilizzato il pistacchio, il corallo, il sole, rosa antico, mattone e turchese. Ok. Qui avete voi la scelta dei colori. Intanto il progetto è un po' particolare, ma soprattutto è un progetto che non ha stagione, perché lo si può indossare d'estate come nelle stagioni più fredde, magari sopra una camicia o una blusa. Deciderete voi dopo se vi piace e come trovarvi a gestirlo. Iniziamo subito con il progetto e soprattutto iniziamo subito con delle indicazioni. Questa volta vi darò le indicazioni proprio sul modello principale, poi se avrete bisogno delle indicazioni scritte mi scrivete nei commenti e io ci sarò. Adesso tenete presente che dovete andare a caricare delle catenelle, che questa è la catenella iniziale, dove vi risulta l'altezza del vostro top o della vostra canotta, quindi quanto la volete alta. Nel volerla alta dovete tenere presente che qui a me mi manca la parte delle maniche, ok, quindi nella parte in alto, e da questa parte mi manca questa bellissima strisciolina molto colorata. Il pezzo originale non è ancora finito per quanto mi riguarda, perché devo fare ancora un po' di righe, sto facendo dei conti per dirvi anche come gestirvi, ma sarà comunque molto facile. Intanto vi faccio vedere l'avvio e come si lavora il pannello, poi vi farò vedere come si fa a fare queste magnifiche greni che sono piccoline ma molto intense e piano piano vedrete prendere vita a questo progetto. Poi andremo insieme a fare la parte qui sul davanti perché sarà una chiusura di questo tipo, ok? La chiusura rimarrà sulla parte dietro ma sarà una chiusura a metà, quindi avremo la schiena vuota, ecco perché vi dico che è bellissimo da indossare anche nell'inverno, nell'autunno sopra una camicetta o una blusa. E sul davanti avremo la parte qui delle maniche, quindi andremo a lavorare un pezzo davanti e un pezzo sulla parte dietro. È un progetto molto particolare, io vi sto dando tutte le indicazioni possibili. C'è anche la variante di utilizzarlo come gilet, e cioè nell'ultima riga che andate a lavorare qui decidere di mettere dei bottoni, quindi creare le asole per abbottonarlo sia sulla parte della schiena sia magari sul davanti. Intanto io vi farò vedere la mia variante, quando lo vado a indossare a progetto finito lì vi rendete conto come gestirlo meglio. Intanto io vi ho dato tutte le indicazioni perché così sapete cosa acquistare e cosa vi serve. Iniziamo subito con il pannello. Prendete il filato, fate il classico nodino come per iniziare a lavorare e poi andate a fare delle catenelle. Io ne farò giusto 5-6 giusto per farvi capire, sono 5-6. Adesso ne aggiungo un'altra per iniziare il lavoro. Entro in quella precedente e vado a fare un punto basso, rientro, prendo questa costina, fate un'asola, la tenete e un altro punto basso, uno sopra l'altro, così si riempie il vuoto della prima maglia alta.
Entrate nel prossimo punto e andate a fare semplicemente delle maglie alte. Adesso vi faccio vedere il lavoro, dopodiché vi dirò per quanto tempo e quante righe. Molto facilmente lavorate a maglia alta. A questo punto girate il lavoro senza catenelle, senza niente, tirate un po', prendete la costa dietro in questa maniera, un punto basso, rientrate in questa asola che avete lavorato, potete farla anche leggermente più larga rispetto a me, e fate un altro punto basso, quindi abbiamo una maglia alta leggermente più piena. Adesso dovete lavorare nella costa dietro per tutto il lavoro. Più lavorate stretto, più il trauma sarà chiuso, più lavorate largo, più il progetto si vedrà largo. Semplicemente questo è il lavoro da fare per il pannello. Mi raccomando, lavorate tutti i punti, ok? Quindi anche l'ultimo. Uguale, girate il lavoro, prendete la costina dietro, tirate, sono rimasta senza filo, prendete l'ultima costina, ok? Tirate su e punto basso, maglia alta. Caricate, andate avanti a fare il lavoro. Adesso vi do un po' di indicazioni. Per quanto riguarda il nostro lavoro qui, io ho 60 punti nel pezzo originale, quindi se volete la stessa misura che ho io e utilizzate lo stesso uncinetto, lo stesso filato, 60 punti, e vi sviluppa ben 28 centimetri, ok? 27,5, 28. Dovete tenere presente che avete anche la strisciolina greni da aggiungere alla lunghezza, che in realtà sarà qui, quindi il totale sarà di 34 centimetri. A questi 34 centimetri ci mancano le maniche, saranno sui 17-18 centimetri, almeno per quanto riguarda me. Quindi per quanto mi riguarda sarà un progetto in media con la lunghezza, non sarà corto neanche troppo lungo, quindi perfetto. Vi ricordo anche che io ve lo farò vedere negli ultimi secondi, negli ultimi minuti del progetto come mi sta indossato, dopo decidete voi. Però l'importante è che lì ci arrivate già con il pensiero ben preciso di quante catenelle bisogna caricare. Mi ripeto, per avere 28 centimetri ho caricato 60 punti. Adesso metto da parte questo e ci occupiamo di una mattonella a greni che vi faccio vedere come si fa. Prendete il filato che desiderate e fate come per fare il nodino, ma non lo fate, lo lasciate aperto. Andate a fare 1, 2 e 3 catenelle. Adesso iniziamo a fare il centro della nostra mattonella. Caricate di nuovo, scaricate però in 3 giri, non 2, quindi scarichiamo la prima, poi 2 a 2. Questa è una maglia alta che viene utilizzata molto quando si fanno dei centrini, perché il punto alto risulta molto stretto, molto chiuso e molto stabile nel tempo. Adesso andiamo a fare 1 e 2 catenelle, caricate l'uncinetto e andate a fare il prossimo gruppo greni, facendolo sempre un passaggio iniziale, poi gli ultimi 2 normalmente. Il greni è un punto formato da 3 maglie alte, per chi magari è da poco nel mondo dell'uncinetto. E voi direte, però hai iniziato facendone solo 2, quindi una maglia alta creata dalla catenella e la maglia alta normale. Sì, perché mi piace chiudere il giro praticamente nascondendolo nel punto interno, perché se iniziassi con il punto pieno poi si vedrebbe un po' di più e non mi piace. Poi è anche più facile andare avanti nella prossima riga se utilizzate lo stesso colore. Adesso andiamo a fare 2 catenelle caricate e finiamo il nostro giro. Manca un altro gruppetto da 3 punti alti e abbiamo finito il centro della mattonella.
quindi 1 2, molto facile. Poi i metodi per creare le mattonelle granny sono infinite, ognuna di noi troverà il metodo più giusto. Poi 1 e 2 catenelle, stringete il centro molto 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 bene, molto stretto. Facciamo anche l'ultima maglia alta, passaggio 1 e 2. Adesso contate 1 2 e nella terza catenella iniziale praticamente chiudetevi con una maglia bassissima. Adesso entrate qui nella prossima maglia bassissima, tagliate il filo, lasciate un po' di più, magari vi aiutate dopo con l'ago a nasconderli bene. Questa volta diciamo che mi piace utilizzare un metodo diverso. Prendete il filo, lo portate dietro, scusatemi, e poi semplicemente fate un nodino e lo nascondete con l'aiuto dell'ago e del filo. Oppure, se preferite, visto che comunque sono abbastanza lunghi, potete anche aiutarvi nel prossimo giro a nasconderli un po' di più. Siccome utilizziamo la maglia alta dove la base viene molto molto stretta con il primo passaggio, è molto facile nasconderli. Mettete da parte questo colore, iniziate col prossimo. Prendete il secondo colore, fate il cappietto sull'uncinetto e caricatelo di già. Andate qui dove ci sono le catenelle di separazione, andate a fare la maglia alta, quindi un passaggio, 2 e 3. Caricate e andate a fare un'altra maglia alta. Nella prima riga non abbiamo fatto solo i 4 punti granny, ma abbiamo già predisposto gli aumenti per le prossime righe. Di conseguenza nella seconda riga non andremo a fare altro che gli aumenti. Quindi questo qua è un metà di un punto granny perché sapete che mi piace chiuderlo a metà, e poi ci manca il secondo punto granny per poter fare l'aumento, che come ho detto prima è creato da 3 punti alti, scusatemi. Adesso io non faccio nessun tipo di separazione tra un granny e un altro nei laterali, di conseguenza mi sposto direttamente a fare il prossimo aumento, che è facilissimo: un punto granny, 2 catenelle, un altro punto granny. Ci ritroviamo alla fine della riga. Ho finito anche l'ultimo punto. Adesso semplicemente vi chiudete con una maglia bassissima, stringete un po' e andate a fare una maglia bassissima nel secondo punto. Tagliate, tirate il filo all'interno che va a finire nella parte dietro e potete semplicemente andare a fare un nodino. Però mi sa che ho fatto un pasticcio, che mi sono tirata un po' il cappietto iniziale dall'altra parte, ok? Comunque fate il nodino e potete, come ho detto prima, nasconderli sia nel lavoro che andare a utilizzare un ago dopo. Io qui l'ho nascosto, il turchese, e vedete che non si vede minimamente, quindi adesso mi basta andare a tagliare e sono a posto, perché con questa tecnica il primo passaggio dell'asola del filo, quando viene chiuso, viene molto molto stretto. Detto ciò, proseguiamo con il prossimo lavoro. L'avvio è uguale identico, però inizio dall'altra parte. Adesso mi carico l'uncinetto, scusatemi, mi ero dimenticata, entro, faccio un passaggio, faccio il secondo e il terzo. Adesso vado a fare la maglia alta, semplicemente l'avvio lo stesso. La differenza tra i prossimi giri e questi iniziali è che adesso dobbiamo andare a lavorare anche qui nel laterale, che adesso vi faccio vedere, dopodiché vi lascio lavorare da sole. Comunque i giri sono veramente pochi da fare, nel mio caso sono solo 4, perché comunque sia sono arrivata subito ai centimetri di cui avevo necessità.
Poi è normale che se cambiate filato magari dopo decidete voi se farne di più o di meno di giri. Dopo aver creato l'aumento, prima di arrivare qui al prossimo aumento, carico e vado a fare qui in mezzo un punto granny. In pratica, crescendo, dobbiamo sostituire i punti che abbiamo sottostanti. Adesso, finito questo punto, non devo fare altro che spostarmi nel prossimo aumento, e il lavoro è questo per tutte le righe. Quindi è molto facile, non c'è necessità che vado a continuare perché il risultato è questo. Prendo un attimo il metro e vi dico un po' di misure. Queste mini mattonelle non hanno delle misure esagerate, sono 8 cm su 8, sono veramente piccoline, ma sta a voi decidere i giri. Per quanto mi riguarda 4 sono più che sufficienti, perché non volevo caricare troppo il progetto, già che è molto particolare. Se lo carico anche, ho detto magari esagero. Intanto dovete mettere una mattonella con la parte bella, l'altra con la parte bella, e unirli. Così ho fatto io la cucitura, che come vedete il risultato finale è questo. Invece sulla parte dietro semplicemente sono dei punti bassi. Ho utilizzato il colore principale per farla, perché quando andrò a unirla sarà sempre questo il colore che andrò a utilizzare per unirlo al pezzo iniziale, quindi al prodotto finale che uscirà. Mettete gli angoli uno sopra l'altro e dovete prendere, fate un attimo di attenzione qua, praticamente quando loro sono all'angolo così precise, prendete un'asola del punto dell'aumento, però quella verso di voi, e dall'altra parte, vedete, prendete la costina dell'asola rispettiva, quindi sempre dell'aumento. Entrate, un punto catenella, stringete, rientrate e fate un punto basso. Prossimo punto, costina verso di voi, costina esterna nell'altro lato, prendete punto basso. Quindi costina verso di voi, dall'altra parte, e punto basso. E questo è quello che dovete fare, il risultato è questo. Io faccio questa cucitura, finisco un attimo con il pezzo iniziale a gestirlo, perché devo fare un po' di conteggi per darvi le indicazioni finali, e ci ritroviamo per il montaggio finale. Io ho continuato il lavoro, ho lavorato tutte le righe necessarie affinché questa striscia mi si chiudesse sul petto, quindi la mia circonferenza maggiore in questo caso è il seno. Non vi consiglio di utilizzare il metro, semplicemente cercate di appoggiarvela addosso, dopodiché cercate di tenerla leggermente tesa. Dovete riuscire a vestirla, ma deve rimanere leggermente tesa. Poi invece se la dovete fare per qualcun altro, semplicemente chiedete di prendere la circonferenza del seno abbastanza stretta. Poi ho unito, quindi semplicemente ho unito la parte dell'inizio e la parte della fine, quindi guardate qua ci sono le catenelle iniziali, questa è l'ultima riga lavorata. Ho avvicinato le due parti, ho fatto una riga di punto basso, così come qui per le mattonelle, ok? E mi sono fermata più o meno a metà. Mi sono fermata a metà perché mi sono detta, per una questione strategica, se dovete indossare il reggiseno non vi si vede qua dietro, però questa chiusura sta a voi deciderla come farla. Potete farla più lunga, più corta, del tutto, quindi avere un progetto chiuso, una canotta chiusa, lì sarebbe una canotta, o farla uguale identica a me. Potete fare il punto basso per chiuderla, oppure potete utilizzare dei bottoni, anche qua decidete voi. Adesso io mi occupo a riprendere il lato sopra e il lato sotto, sia per la parte in alto che per la parte in basso. Non dovete stare molto stretti quando andate a lavorare questi punti. Adesso noi abbiamo utilizzato la maglia alta, di conseguenza dovremo fare 2 punti bassi per ogni riga di lavoro, quindi 1 e 2.
1 e 2, 1 e 2. Anche qui, se si apre e direte ma si vedrà leggermente più brutto, vi consiglio di lavorarla così perché vi risulta più elastica, perché se vado a prendere il punto intero, quindi prendo anche la costina questa, ok, che il lavoro risulta più stretto, ma non abbiamo più l'elasticità che ci serve, che è proprio per quello che abbiamo lavorato in questa maniera e non abbiamo lavorato in tondo. Quindi cercate di rifinire il tutto con una riga di punto basso sia per la parte in alto che per quella in basso. Ho ripreso il lavoro sia sotto che sopra. Adesso andiamo a fare 2 conti, ma sono solo come idea, perché se voi cambiate filato oppure cambiate la misura della mattonella, lì vi dovete fare un attimo da sole. Io nel pezzo originale qua ho 70 righe, quindi 70 righe per 2 sono 140 punti bassi sia sotto che sopra. Una mia mattonella per lato ha 15 punti, quindi ho fatto 140 diviso 15, mi è uscito 9. Di conseguenza queste sono le mie greni, sono 2, 4, 6, 8 e 9. Ok, quindi i punti più o meno sono gli stessi. In realtà quando io moltiplico 15 per 9 mi viene 135, però ci sono le cuciture, quindi non fa niente, tanto alla fine se le stendo un attimo mi recupero i 5 punti che ho in più qua. Adesso non dovete fare altro che prendere l'uncinetto, il colore principale per voi quale avete scelto, e andiamo a fare un riquadro tutto attorno. Per quanto mi riguarda, semplicemente entro in ogni punto disponibile e vado a fare un punto basso. Ve lo evito per farvelo vedere, per non perdere tempo, vi faccio vedere il risultato finale. Girate il lavoro sulla parte brutta, vedete, lo notate perché comunque ci sono i cappietti, e girate pure la fascia di mattonelle, quindi la mettiamo sulla parte dietro. Adesso non dobbiamo fare altro che il lavoro appunto basso, come abbiamo fatto tra di loro, e qui nella cucitura. Quindi dovete prendere il filo, fate il cappietto, mettete l'angolo, perché iniziamo da dietro, angolo ad angolo. L'unica cosa che ci tenevo a dirvi, qui nell'angolo alla fine ho fatto anche una catenella per creare proprio l'angolo a 90. Potete evitarlo, potete farlo. Adesso io non ho conteggiato più i punti, quindi non lo so se sono uguali identici. Comunque già a metà del lavoro vi rendete conto se dovete stare più stretti su un lato o più stretti su un altro. In che modo? Semplicemente saltate un punto. Entrate a prendere nel pannello la costa verso di voi, e per quanto riguarda la fascia con le mattonelle entrate a prendere l'asola, scusate, il codino dall'altra parte e fate un punto basso. Quindi la barretta verso di voi, invece nelle mattonelle prendete quella dall'altra parte, così le due interne rimangono sul davanti e il risultato è veramente bello. Io continuo, poi ve lo farò vedere appena ho finito il lavoro. Intanto vi volevo far vedere il giro che ho fatto sulle mattonelle. L'ho fatto sempre lavorando nella costa dietro, notate? Ho lavorato nella costa dietro, così la mattonella risulta a rilievo e mi piace veramente tanto perché risulta veramente a rilievo. C'è tutto il contorno di una costina e il risultato è veramente fantastico. Adesso io andrò a fare questa cucitura, ci ritroviamo per la parte in alto. Sono andata avanti col lavoro, ho proseguito a sistemare la parte dietro. Adesso vi dico quello che ho fatto, così vi organizzate.
sono andata a mettere 2 marcapunti a metà del lavoro, quindi ho contato le righe e le ho messe a metà del lavoro. Poi sono andata a fare questo punto a rette, perché tanto fa caldo, quindi comunque abbiamo una striscia molto chiusa, volevo un punto molto aperto, e ho ripreso per la parte dietro. Ho fatto 1, 2, 3, 4 righe, nella quarta riga ho diminuito, vi faccio vedere. Quindi 1, 2, 3, 4, ho diminuito. Ho utilizzato dei colori diversi perché, sarò sincera, questo è tutto il filo che mi rimane del colore pelle. Allora, non volevo fermare il progetto perché è un progetto già dall'anno scorso che devo fare, quindi ho preferito utilizzare altri colori per continuare a sistemarlo. Devo dire che il risultato finale è molto più bello di quello che poteva essere utilizzando solo un colore. Detto ciò, sul davanti andiamo un attimo a dividere. Andremo a fare una riga di quadratini per il tutto, dopodiché piano piano andiamo a dividere per fare le bretelle, perché la voglio un po' a canotta, e vi faccio vedere come andremo a farlo. Prendete il filato e adesso andiamo qui dove c'è il marcapunti, lo lasciate, saltate un punto in mezzo, vedete che questo già marcato l'ho già lavorato, saltate un punto e entrate in questo successivo, così lasciamo un po' di spazio e non ci viene molto stretta. Prendete il filo, adesso vi dico quello che dovete andare a fare. Prima di tutto ci alziamo con 1, 2, 3, 4 e 5 catenelle, caricate l'uncinetto, saltate 1 o 2 punti di base, nel terzo andate a fare una maglia alta, è la stessa maglia alta che abbiamo utilizzato per le mattonelle. 1 e 2 catenelle, caricate 1 o 2 di base saltato, nel terzo una maglia alta, 1 2 1 2, saltiamo e una maglia alta, e questo è il punto aperto. Qui vi servirebbe il multiplo di 3 più 1, ma non è detto che voi dovete averlo per forza, perché non sapete mai quante righe ne dovete fare. Di conseguenza, se vi capita che arrivate alla fine e vi manca un punto, non fa niente, potete fare un quadratino in più, ok? Io adesso finisco questa riga, ci ritroviamo per iniziare la seconda. Finiamo la riga insieme, 1 2 di catenelle, per coincidenza 1 2 sono rimasta proprio con il minimo che mi serviva per andare a chiudere. Se qua mi avanzava un punto non fa niente, era un quadratino leggermente più largo. Adesso girate il lavoro, semplicemente entrate, fate un punto basso, 1 2 3 4 catenelle, quindi abbiamo il totale 5, la maglia alta più le 2 catenelle, caricate e lavorate punto su punto. Prima di proseguire vi devo dare un po' di indicazioni. Io in questa prima riga ho 23 quadratini, ma non importa quanti ne avete voi, semplicemente mettete marcapunti a metà, e da adesso in poi dobbiamo lavorare solo su un lato, poi andremo a lavorare sull'altro lato. Quindi io adesso vado a finire questo lato, lo chiudo, faccio la cucitura e finito, e poi andremo a fare insieme il secondo lato. Però mi sono fermata giusto per darvi la spiegazione e capire il perché della cosa. Dopodiché vi dirò anche come andare a diminuire. Sicuramente qui li abbiamo già predisposti, ogni 4 righe per me bastano, però decidete voi se volete lasciarla più a canota o semplicemente andare dritte e fare quasi una maglia, perché sicuramente a un progetto come questo si possono aggiungere anche delle maniche lunghe, corte, 3/4, decidete voi. Finisco questo lato, ci ritroviamo per lui. Vi faccio vedere come si prosegue su questo altro lato. Allora, questo quadratino qui marcato lo lasciamo senza essere lavorato, quindi entro nella maglia alta, prendo il filato, rispetto alle dimensioni su un lato dove vado semplicemente con una maglia alta, qui andremo a fare
4 catenelle, perché ci serve comunque che non sia rigido questo lato, perché è quello della scolatura, così quando lo andiamo a indossare ci riesce a passare dalla testa. Quindi andate a fare semplicemente 1, 2, 3 e 4 catenelle, caricate e andate nella prossima maglia alta a lavorare una maglia alta. Quindi adesso continuate la riga normalmente. Praticamente adesso voi dovete diminuire nella parte centrale ogni riga. Vi dico anche per quante righe. Quando nella prossima riga dovete fare la diminuzione, dovete tenere presente di fare una maglia alta molto allungata. Mi raccomando, il lavoro deve essere morbido. Vi faccio vedere. Guardate, vedete che non tira. Se devo guardare la parte dietro, vedete che la diminuzione è molto piccolina, perché è semplicemente una maglia alta. Invece nella parte centrale, mi raccomando, fate una maglia alta molto allungata e molto morbida, ma soprattutto quando iniziate la riga utilizzate 4 catenelle e non 3, perché vi deve assolutamente passare dalla testa. Adesso avete capito da dove si inizia e vi dico anche quello che dovete fare, senza farvi vedere tutte le righe, perché non è necessario, è un lavoro semplicissimo, ma soprattutto dipende dalla vostra fisicità. Per quanto mi riguarda, sapete che non ho una taglia molto grande, di conseguenza le mie diminuzioni sono poche magari rispetto a chi ha bisogno di diminuire un po' di più. Quindi io ho diminuito per 1, 2, 3, 4, 5, 6 righe. Praticamente mi sono fermata quando sono rimasta solo con 4 quadratini. È normale che se la vostra taglia è molto più larga della mia, tipo 10-15 cm, questi 4 quadratini diventeranno magari 8 o 10, quindi avete delle spalline molto più larghe se volete mantenere le stesse diminuzioni. Se ciò non vi piace, potete continuare a diminuire, perché io poi per 1, 2, 3, 4, 5, scusate, 6 righe non ho diminuito affatto, quindi sono andata dritta. Per quanto riguarda la parte della manica, ho fatto una diminuzione qui e poi mi sono fermata, vedete che sono andata dritto. Per quanto riguarda il passaggio dietro, ho diminuito qui nel colore rosa pelle e poi ho diminuito qui nel colore rosa antico, vedete, quindi sono 2 diminuzioni e le notate ancora di più da questa parte dove ancora non ho ripreso con il punto basso. Per quanto riguarda le righe, ho fatto 4 rosa pelle, 4 rosa antico e 1, 2, 3, 4, 5, 6 color matone, perché alla fine non mi bastavano i centimetri. Potete cambiare, fare 5, 5, 5. Decidete voi alla fine quanta necessità avete dello spazio. Dopo aver fatto il tutto, quindi dopo aver fatto anche la cucitura semplicemente a punto basso come per il mattonello uguale identica, ho ripreso il tutto con il colore rosa antico. Mi raccomando, quando andate a fare questo passaggio, di stare molto larghe, perché avete necessità che il lavoro non sia teso, ma di indossarlo comodamente. Adesso io andrò a fare il lavoro, finirò la cucitura, ci ritroviamo nell'indosso, dove vi faccio vedere come mi sta il progetto. Come ho detto, è molto versatile, potete indossarlo sia per l'estate ma anche per le altre stagioni, e vi dirò anche come. Vi faccio vedere quello che intendo con una maglia alta molto allungata. Quindi entrate, questa è la seconda riga, quindi la seconda diminuzione, vedete, lavoratela molto larga, non deve assolutamente tirare, ok? Cambiate riga e continuate a fare il vostro lavoro. Mi raccomando, qui nella terza riga vi dovete ricordare di fare la prima e l'ultima diminuzione. È normale, come ho detto prima, le mie bretelle sono già molto strette. Se le vostre sono più larghe e avete bisogno, potete diminuire sia da una parte che dall'altra, poi vedete voi come regolarvi meglio. Ed eccola qui la mia canotta un po' strana. Adesso vi faccio vedere anche perché è strana. Guardate, sulla schiena è aperta. Mi sono fermata a questo punto perché copre semplicemente la fascia del reggiseno, ma potete
farla più corta oppure più lunga, perché comunque come vedete si chiude benissimo. Sta a voi decidere, ma io l'ho lasciata aperta sia perché è un progetto da indossare per quanto mi riguarda d'estate, quindi fa caldo, e già qui abbiamo un punto molto chiuso che è il punto alto, però è anche un progetto che si può indossare d'inverno, in autunno, in primavera. Voi direte, ma come? Semplicemente sopra una camicia. Quindi immaginatevi la camicia e questa canotta aperta sulla parte dietro. Fantastica! È un progetto che si può anche rovesciare, nel senso, potete mettere la cucitura sul davanti e lasciare aperto, magari per le più giovani, aperto sulla pancia. Questa è un'idea, perché è molto facile anche da adattare al fisico, perché voi iniziate con una catenella, per quanto mi riguarda sono 60, mi serviva questa altezza qui, e ho lavorato righe di andata e di ritorno fino a quando mi è venuta addosso, soprattutto nella circonferenza più ampia, che è qui, per quanto mi riguarda me, il seno. È normale che se volete farla più lunga magari state attente ai fianchi, non in questo caso perché è aperta, ma se la chiudete dovete stare attenti ai fianchi. Poi abbiamo lavorato queste bellissime mattonelle con dei colori che mi sono piaciuti molto perché non sono né esagerati ma arriva a quel punto luce giusto, spero che si veda, cerco di avvicinarmi. E dopo la chiusura sulla schiena oppure sul davanti, decidete voi, partite a fare, per quanto mi riguarda, le bretelle sul davanti, e per quanto vedete dietro sono andata dritta, non sono andata a fare delle bretelle. Anche qui io ho diminuito perché avevo bisogno di farla tipo canotta, ma potete anche lasciarle dritte, quindi avere le spalle più coperte. Magari una signora di una certa età preferisce avere le spalle coperte. Qui decidete voi. Mi raccomando, qui nell'altezza cercate di non stare molto fisse, perché quando andate a riprendere col punto basso, soprattutto lavorato lento, mi raccomando che non vi stringa. Per quanto mi riguarda è molto fissa, però è comoda, non è che mi stringe. Io mi sono divertita, non mi resta altro che leggere i vostri commenti e sapere cosa ne pensate. È normale che quando la rifate voglio vedere i colori che scegliete. Devo dire che alla fine proprio il destino ha deciso che non mi bastasse il colore pelle per finire, quindi questa porzione qui è per la parte dietro, però è perfetto anche con questi colori. Devo dire che mi piace di più, la vedo sempre più arricchita rispetto se avessi utilizzato solo un colore, quindi sono contenta. Bene ragazze, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video progetto.